Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, il canale di Yankee. Io sono Roberto. Oggi volevo fare insieme a voi l'unboxing di questo pacchetto che contiene il FIMI X8 Mini con la batteria Pro. Prima di continuare ovviamente vi invito ad iscrivervi sul canale, a cliccare sulla campanellina in modo che avrete notifica delle mie prossime realizzazioni video, e se poi vi piacerà questo video potete lasciarmi anche un bel like. Come avrete visto in questi mesi, questo è un drone che ha la capacità di lavorare con due batterie, una batteria denominata standard e una batteria denominata appunto Pro. Qual è la differenza sostanziale? La differenza è che la standard porta il peso sopra i 250 grammi, quindi occorre l'attestato di volo per poterlo pilotare. La batteria Pro porta il peso sotto i 250 grammi e non occorre l'attestato di volo. L'autonomia di volo è data dalle specifiche per 30 minuti per la batteria standard e per 31 minuti con la batteria Pro, però è ovvio che questo deve avvenire in determinate condizioni, cioè non deve esserci vento, quindi assenza di vento, e la velocità di volo deve essere di 6 metri al secondo. Io ho atteso tanto prima di completare l'ordine, proprio perché volevo comprare drone e batteria Pro, cosa che ho fatto il 21 luglio scorso, quando ho avuto notizia, dopo una serie di email e contatti sia con l'azienda FIMI sia col negozio ufficiale di AliExpress, che mi dava notizia appunto che finalmente questo drone con la batteria Pro era in vendita. Ho effettuato l'ordine e, come saprete, dal 1 luglio anche AliExpress come altri e-commerce si sono adeguati alla nostra normativa, e quindi il momento in cui metti nel carrello il prodotto viene corrisposta anche l'IVA, e poi rimangono i diritti doganali, che ho corrisposto semplicemente al corriere quando mi ha portato il pacchetto, e ho corrisposto 3,91 € per diritti doganali. Non ho fatto altro che seguire la spedizione fino al giorno del 16 agosto. Ha un sistema di posizionamento globale consistente in 3 sistemi: il sistema statunitense GPS, il sistema russo GLONASS e il sistema cinese Beidou. La frequenza di operatività di questo drone è quella dei 5,8 GHz. Ha una importante funzione di live streaming, cioè si possono condividere in diretta le immagini riprese. La sua telecamera 4K è una cosa che davo per scontato, ma in realtà è preferibile dirla. La sua telecamera, dicevo, ovviamente è stabilizzata su 3 assi, cosa questa che impedisce le vibrazioni durante il volo, quindi avremo un effetto di ripresa veramente bella. È venuto il momento di spacchettare, procediamo insieme. Io nel precedente video avevo appena aperto la parte superiore proprio per far vedere, diciamo così, il pacchettino, il biglietto di ringraziamento della FIMI, ed ecco qua, questo qui è il pacchetto del drone così come si presenta. Ci tengo a farvi vedere che anche questa scatolina è ben imballata e insomma fatta veramente bene. Ecco qui il drone, qui è quello caratteristico rosso, che non credo che sia quello contenuto in questa confezione, però lo vediamo insieme. Qui invece abbiamo quello bianco, qui ci sono tutte le varie specifiche come anche nella brochure. Vabbè, lo apriamo. Allora, tolgo il sigillo. Allora, ho tolto tutto l'imballaggio, ovviamente ho fatto qualche taglio nel video perché insomma il momento è emozionante. Procediamo ad aprire. Ecco qui ragazzi, che spettacolo. Sono emozionato perché a me questo drone mi è subito piaciuto fin da quando vi ho raccontato le mie impressioni, insomma. Ecco il drone qua come si presenta, guardate ragazzi che meraviglia, veramente uno spettacolo.
Allora, ha un colore bianco ghiaccio e a me piace tantissimo. Guardate, ha la sua protezione, la telecamera, e cioè è veramente bello, eh? Allora, l'apertura è quella delle più classiche. Guardate che bello, messo sul suo tappetino, è veramente bello. E qui abbiamo la sua batteria Pro. Allora, si sgancia in questa maniera, c'è un piccolo tastino qui, eccola qui, e viene qua, così, eccola qua. Questa è la batteria Pro, che porta il peso di questo drone sotto i 250 grammi. Adesso prenderò anche la bilancina, così lo verifichiamo insieme. Ecco, continuiamo allora a vedere cosa c'è nella scatolina. Il radiocomando. Nulla ho detto io di questo radiocomando, che devo dire a me piace molto. Piace molto per, diciamo così, come verrà posizionato il telefono, quindi la trovo veramente un'idea splendida questa qui, a prescindere dal fatto che poi le antennine, abbiamo visto nei vari filmati, rimarranno asimmetriche, ma è veramente, anzi lo provo subito, nel senso che ecco, io qui tra l'altro comprai lo Xiaomi 5G Lite 11 proprio in previsione di acquistare poi questo drone. Ecco qua, guardate che spettacolo, è veramente un radiocomando d'eccezione, molto semplice da inserire, è un attimo. Adesso poi dovrò collegare anche il suo cavettino. Tra l'altro qui, guardate, ci sono gli stick, che sono bellissimi perché hanno questo colore argentato, che sono da inserire qui. Allora, io trovo che sia veramente una tecnologia innovativa, e con il telefono ha anche una sua consistenza, sembra proprio comunque di avere qualcosa di professionale in mano. E quindi ecco, guardate. Bene, questo per quanto riguarda radiocomando e posizione del telefono. Poi ci sono ovviamente gli accessori, vediamo, eccoli qua, gli accessori che devono consistere ovviamente nel suo cavetto di collegamento, eccolo qui, ce ne sono di diversi tipi a seconda del telefono e del sistema operativo in uso. Il filo per la ricarica USB di tipo C, che dalle specifiche è data come ricarica rapida, quindi io ho acquistato volutamente soltanto una batteria perché voglio proprio vedere come si comporta questa, se effettivamente avrà una durata così come, non dico di 31 minuti, ma molto vicina a questo time. Probabilmente ricomprerò una batteria Pro. Quindi questo è il suo cavetto di ricarica. Quindi questo è quello che abbiamo in questa confezione, e qui ci sono le alette di ricambio. Una cosa che volevo dire, ecco, qui si fa lo scan per poi scaricare sul telefono l'applicazione, che sicuramente provvederà, come ho visto anche io in altri video su YouTube, provvederà ad aggiornarsi con i vari firmware. E direi che è quasi tutto. Poi qua in questa scatola, questa scatolina qui, ho la sua custodia, che l'avevo acquistata a parte. Poi prossimamente, altrimenti questo video diventa veramente tanto lungo, insomma. Prossimamente vi faccio vedere anche questa scatola per contenere il drone e i suoi accessori. E qui abbiamo il coprimotore che ho acquistato a parte. Questa la possiamo
aprire subito, vi faccio vedere. Questi sono coprimotore che potrò mettere poi successivamente e vanno a posizionarsi proprio qui per evitare che la polvere entri. Tutto questo però dovrò verificare anche in base al peso del drone, se applicando questi coprimotore non si supera il peso di 250 grammi, allora potrò applicarli se desidero pilotarlo senza l'attestato di volo. Tra l'altro sono di un colore rosso che ben si sposano poi sui motori di questo bellissimo drone. Va bene, io direi che per adesso è tutto, però prima di finire lo pesiamo. Adesso vado a prendere la bilancina e pesiamo il drone. Ecco qua ragazzi, allora mi sono procurato la bilancina che avevo utilizzata anche per un altro tipo di drone. Allora la giro verso lo schermo, non so se si riesce a vedere, segna 0 grammi. Allora questo è il drone, ho tolto ovviamente il copri-telecamera, anzi approfitto per farvi vedere la telecamerina come è fatta. Da questo lato qui ci sono 3 viti e come vedete posizionata sui 3 assi, infatti lei già si mette, diciamo così, in posizione per evitare le vibrazioni durante le riprese video. Comunque, a parte questo, vi faccio anche notare, prima di procedere al peso, come è fatta la parte inferiore del FIMI X8 Mini con batteria Pro e il carrellino che, come vedete, qui appoggia su 2 aste un po' più lunghi. Qui ci sono 2 piccole sporgenze proprio per non far toccare il corpo del drone in fase di decollo di atterraggio. Va bene, detto ciò, procediamo al peso. Lo inserisco sulla bilancina, vediamo quanto pesa insieme. 243 grammi. Adesso voglio mettere anche i coprimotore nel caso che vogliamo montare anche questi coprimotore per vedere quale sarà il suo peso. Andiamo a 246 grammi, siamo perfettamente nella norma, nel senso che possiamo continuare a pilotarlo senza l'attestato di volo a 1:3. Probabilmente potremo anche divertirci inserendo delle altre luci, per esempio, come abbiamo visto in qualche precedente video. Però questo è quello che volevo farvi vedere e prossimamente poi faremo qualche volo insieme, cominceremo a fare qualche sperimentazione, vedremo la sua app, quindi la sua applicazione, insomma vedremo un po' tutto come si comporta. Detto questo, vi saluto, vi aspetto al prossimo video, vi ringrazio per la visione di questo video. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi sul canale e cliccate sulla campanellina per avere notifica delle prossime realizzazioni, e se vi è piaciuta questa esposizione lasciatemi un bel like.